Se ti chiedi, ma c'era bisogno di fare un video per la ricetta che spiega come si fa il brodo di manzo in casa? Effettivamente potrei dirti di no, è molto semplice farlo, ma proprio perché è semplice, ritengo che magari, vedendo la mia tecnica, potresti prendere ispirazione e farlo più salutare, invece che aggiungere il dado per ottenere più sapore. Quindi prego, entra in cucina con me e vieni a fare questa nuova ricetta. Per fare un buon brodo di carne di manzo ti occorreranno pomodori ramati maturi, cipolla bianca, carote, costa di sedano privato dalle foglie, chiodi di garofano, pepe nero in grani, qualche foglia di alloro, un bel pezzo di muscolo di manzo, scaletta di manzo, delle ossa di manzo con midollo e ghiaccio. Comincia col tagliare pomodori e cipolla a metà. A quest'ultima infila i chiodi di garofano, il resto degli odori a pezzi grossi. Versa un po' di olio di oliva in una casseruola capiente. Appoggia sul fondo la cipolla, i pomodori, carote e sedano. Mette sul fuoco ad una temperatura non troppo alta. Dovrai far soffriggere e appassire gli odori senza bruciarli. Incorpora i pezzi di carne tagliati in pezzi grossi e le ossa. Tutto precedentemente lavato accuratamente. Continua la cottura sempre a fiamma bassa, girando di tanto in tanto. Aggiungere qualche foglia di alloro e una manciata di granelli di pepe. Vedrai che la carne rilascerà nel fondo della casseruola tutti i suoi succhi. Quando comincerà ad asciugarsi il liquido, questo sarà il momento di aggiungere il ghiaccio ricoprendo tutta la carne, poi acqua fredda abbondante e alza la temperatura del fuoco. Questo è il famoso shock termico, che aiuterà ad estrarre sia dalla carne che dagli odori tutti gli aromi concentrandoli nel brodo. Una volta che tutto il ghiaccio si è sciolto, affioreranno in superficie tutte le impurità, per lo più sotto forma di schiumetta. Con l'aiuto di un colino a maglia fina e una ciotola con l'acqua, eliminala. Ora comincerà a bollire. Abbassa la fiamma per non far sbordare e continua la schiumatura. Dopo circa 3 ore il brodo è pronto. Con il ragno togli le ossa, gli odori e la carne, che la potrai utilizzare per fare un'insalata, anche se sarà un po' sciocca, in quanto tutto il suo sapore lo avrà lasciato nel brodo. Filtra con uno chinois e una rettina a maglia fina. Metti a raffreddare e il giorno dopo elimina il grasso in eccesso concentrato che si sarà formato in superficie. Prima di utilizzare il brodo, ricordati di salarlo. Se ti piace quello che faccio, ti invito a mettere un pollice in su e condividere con i tuoi amici per aiutarmi a crescere. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale attivando la campanellina per non perderti i prossimi appuntamenti. Se ti fa piacere, seguimi anche su Instagram, Argento Chef. Dire non so cucinare ora non potrà più essere una scusa. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!